Giulio Aristide Sartorio nacque in una famiglia di artisti, allievo del padre Raffaele e del nonno Girolamo, entrambi scultori e pittori di origine novarese, trasferitisi a Roma. Nonostante ciò, Aristide si staccò dall'influenza dei suoi maestri, studiando e copiando affreschi, mosaici, quadri e statue nelle chiese e nei musei romani. Si iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Roma, ma non gli interessarono mai gli insegnamenti accademici e per questo motivo studiò soprattutto da autodidatta. Alternò viaggi in Europa con le frequentazioni dei circoli letterari romani. Intorno al 1880 iniziò l'attività critica su giornali e riviste e divenne amico di Gabriele D'Annunzio. Dal 1882 cominciano ad arrivare i primi successi di critica e pubblico, prima con l'opera Malaria che gli porta visibilità, poi nel 1889 a Parigi espone I figli di Caino con largo successo. In questo periodo l'artista passa da uno stile decorativo d'ascendenza liberty a uno stile più attento ai dettagli e al disegno. Dopo un viaggio in Inghilterra dal 1895 al 1900 diventa insegnante all'Accademia di Weimar, occupando la cattedra che precedentemente era appartenuta a Böcklin. In questi anni prosegue la sua attività di pittore, critico e narratore, entrando in contatto con i simbolisti tedeschi. Durante il soggiorno in Germania realizzò numerosi studi di animali e paesaggi e portò a termine il dittico Diana d'Efeso e gli schiavi e la Gorgone e gli eroi, due splendide opere che presentò alla Biennale veneziana del 1897. Gli artisti del tempo, spesso delusi dalla politica, si rifugiarono nel mito, come nel caso di questo dipinto, la Gorgone e gli eroi. I corpi a terra rappresentano le razze umane dormienti, con in mano i simboli della forza e della potenza degli uomini. Un serpente, una corona, un randello. Le figure sono rappresentate in maniera molto realistica, inserite in una natura primordiale, confusa e liquefatta. Al 1900 risale un'altra opera sensuale e misteriosa. Su una superficie verde d'acqua, Aristide ambienta la scena di Sirena o Abisso Verde, nel quale la creatura mitologica attira a sé uno sfortunato pescatore. Splendido dipinto simbolista che ha tutte le caratteristiche di un sogno. Dopo il ritorno a Roma, l'artista intensifica la sua attività di paesaggista nella campagna razziale e nelle paludi pontine. A queste opere oggi è forse legata la sua fama maggiore, ma in realtà c'è una commissione pubblica importantissima per questo artista. Tra il 1908 e il 1912 decora l'aula della Camera dei Deputati a Montecitorio, celebrando la storia d'Italia dai comuni al Risorgimento. Sartorio continua nel frattempo a dedicarsi all'insegnamento all'Accademia di Belle Arti fino al 1915. Poi partecipa volontario alla Grande Guerra. Al suo ritorno realizza un film, Il mistero di Galatea, e si impegna sempre più nell'attività di critico e di poeta. Realizza altri due film, San Giorgio nel 1921 e Il Sacco di Roma. Infine decora la nuova cattedrale di Messina. Artista che ha saputo unire l'eleganza liberty al mistero del simbolismo, ma anche scrittore del poema drammatico Sibilla, è stato un po' dimenticato. Forse a segnarlo negativamente è stata la sua sottoscrizione nel 1925 del Manifesto degli intellettuali del fascismo. Si spense a Roma il 3 ottobre 1932. Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!